Per rispondere alla domanda quanta è la quota di proteine che noi dobbiamo assumere come integratore proteico tutti i giorni, partiamo da un concetto fondamentale, che noi abbiamo due strategie per seguire la dieta chetogenica proteica, secondo Blackmore. Una, quella strettamente proteica e solo proteica, in cui praticamente l'integratore proteico è favoloso perché ci permette di eseguire un calcolo corretto alla perfezione, e quindi supponiamo che il calcolo va fatto in base al sesso, all'età, al tipo di attività fisica e al peso ideale. Sesso, età, attività fisica e peso ideale. Supponiamo che diciamo subito che una donna deve assumere 1,2 grammi per chilogrammo di peso corporeo ideale, mentre un uomo 1,5 grammi di peso corporeo ideale se non svolgono attività fisica. Quindi se noi dobbiamo arrivare ad un peso di 70 kg, se siamo donne moltiplicheremo per 1,2, se siamo maschietti per 1,5, se non svolgiamo attività fisica. Se invece svolgiamo una regolare attività fisica, noi dovremmo anche arrivare a raddoppiare la quota di proteine. Io consiglio di non superare però i 2 grammi di proteine al giorno, per non eccedere, anche perché molte volte la nostra attività fisica non è così intensa come noi pensiamo, paragonato ovviamente con l'attività agonistica, dove si raddoppia in totale tranquillità. Poi se noi svolgiamo un'attività fisica intensissima, allora considereremo anche un apporto di carboidrati, che nella dieta proteica chetogenica, secondo Blackmore, non devono essere introdotti carboidrati né vanno introdotti grassi. L'unica vera fonte energetica è il nostro grasso, quello viscerale di facile utilizzazione e quello sottocutaneo che richiede un po' un avanzamento del percorso della dieta. Bene, quindi una donna moltiplica per 1,2 il suo peso ideale, un uomo per 1,5. Questa è la dieta hard. Se invece noi vogliamo praticamente fare una dieta più soft, sostituiremo tranquillamente un pasto con delle proteine naturali, chiamiamole così perché anche la Bernardis Pro è una proteina naturale, costituita da carne, pesce, uova o anche eventualmente della soia. Ricordiamo però che la soia è una proteina a valore biologico basso, quindi non ha un grande contenuto di aminoacidi essenziali, quindi rischia di essere praticamente di produrre tante scorie azotate. Rimanendo su carne, pesce e uova, ricordiamo che nella carne per 100 grammi troviamo 20-25 grammi di proteine, per cui per avere un pasto di 30, massimo 40 grammi potremo assumere 100-150 grammi di proteine. Se invece mangiamo il pesce 200 grammi tranquillamente, se mangiamo le uova, in un uovo di taglio medio 50-60 grammi, troveremo 3,5 grammi nel solo albume, altrettanti 3,5 grammi nel tuorlo. Se le mangiamo intere la quota va dimezzata, se mangiamo solo l'albume la quota di uova che dovremo impegnare sarà il doppio. Con questo spero di aver risposto a tutti. Nella dieta soft è anche considerato l'utilizzo di verdure fino a 500 grammi di foglia verde e foglia bianca. Può essere consentito qualche goccia d'olio, dobbiamo evitare il sale, tutti gli zuccheri, tutte le farine, tutti i carboidrati complessi, anche di origine integrale, e tutti i grassi, perché l'obiettivo è soltanto mantenere le masse muscolari e utilizzare come unica fonte energetica il nostro grasso, sia quello viscerale come quello sottocutaneo.